Credo che è seguito dal congiuntivo, ma che differenza c'è fra i 4 tempi del congiuntivo? Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video ti spiego la differenza fra i 4 tempi del congiuntivo. Il congiuntivo ha 4 tempi: presente, passato, imperfetto e trapassato. Tutti e 4 questi tempi sono molto importanti e vengono usati normalmente. In questo video non parlerò di quando si deve usare il congiuntivo e non voglio parlare neanche del periodo ipotetico che tratterò in un altro video. Voglio proprio parlare della differenza fra i tempi del congiuntivo e per questo useremo frasi come credo che, penso che, è probabile che, quindi diciamo il congiuntivo per esprimere un'opinione, per esprimere la probabilità. E magari vedremo anche qualche frase con voglio che o spero che, quindi per esprimere un desiderio. Cominciamo dal caso più semplice, quello in cui il verbo della frase principale è al presente. Se questa è la linea del tempo, qui abbiamo credo, nel momento presente. Il congiuntivo presente si riferisce a un momento che va da qui in poi, cioè si riferisce al presente o al futuro. Credo che Anna non esca. Credo è al presente, non esca può essere riferito al presente o leggermente al futuro. Infatti possiamo dire, per esempio, credo che Anna non esca stasera. Stasera è leggermente nel futuro. In questo caso si usa quindi il congiuntivo presente. Credo che Anna non esca. Dopo credo che si può usare anche il futuro dell'indicativo. Naturalmente non esiste il futuro del congiuntivo, quindi si può usare il futuro dell'indicativo, ma normalmente si usa per eventi molto lontano nel tempo, molto avanti nel tempo, oppure per eventi incerti. Per esempio, potrei dire credo che un giorno gli uomini andranno su Marte. Andranno su Marte è un futuro molto lontano e ancora incerto perché non siamo sicuri che gli uomini andranno su Marte. Quindi anche se dico credo che, posso usare l'indicativo, il futuro dell'indicativo. Ma per eventi invece molto vicino a noi si usa il congiuntivo presente, come abbiamo visto appunto nell'esempio precedente. Credo che Anna non esca stasera. Per parlare del passato dopo credo che abbiamo 3 possibilità. Possiamo usare il congiuntivo passato, il congiuntivo imperfetto o il congiuntivo trapassato. Che differenza c'è? Cominciamo dal congiuntivo passato. In frasi come quelle che stiamo considerando, cioè appunto in frasi come credo che, penso che, mi sembra che, possiamo dire che il congiuntivo passato è l'equivalente del passato prossimo o del passato remoto. Infatti, normalmente diciamo Anna è andata a casa, con un passato prossimo, è andata. Se mettiamo credo che davanti a questa frase, la frase diventa credo che Anna sia andata a casa. Il passato prossimo diventa un congiuntivo passato e naturalmente si riferisce a un punto nel passato rispetto al presente. Qui abbiamo credo che e qui Anna è andata a casa, un punto nel passato rispetto al presente dove abbiamo appunto credo che. Un altro esempio potrebbe essere Gianni ha già mangiato, anche in questo caso con un passato prossimo. Se mettiamo per esempio penso che davanti a questa frase, la frase diventa penso che Gianni abbia già mangiato, con un congiuntivo passato. Se in questo tipo di frasi il congiuntivo passato è l'equivalente del passato prossimo o del passato remoto, naturalmente, possiamo dire che il congiuntivo imperfetto è l'equivalente dell'imperfetto, cioè dell'indicativo imperfetto. Prendiamo la frase Anna era stanca. Usiamo l'imperfetto perché è una descrizione dello stato d'animo di Anna, cioè diciamo come Anna si sentiva. Anna era stanca. Se mettiamo credo che davanti a questa frase,
la frase diventa credo che Anna fosse stanca, con un congiuntivo imperfetto. Attenzione a quando mettiamo insieme due frasi. Se mettiamo insieme questa frase con la frase precedente, abbiamo Anna è andata a casa perché era stanca. Ora, se metto credo che davanti a tutta questa frase, solo il primo verbo va al congiuntivo. Credo che Anna sia andata a casa perché era stanca e non credo che Anna sia andata a casa perché fosse stanca. Vediamo qualche altro esempio con il congiuntivo imperfetto, così intanto ripassiamo anche l'uso dell'imperfetto. Per esempio, in un'azione abituale sappiamo che usiamo l'imperfetto. Parlava di più quando era giovane. Se mettiamo credo che davanti a questa frase, otteniamo credo che parlasse di più quando era giovane. Oppure sappiamo che usiamo l'imperfetto quando abbiamo un'azione che continua sullo sfondo e che viene interrotta da un'altra azione. Parlava il presidente quando è suonato l'allarme. Come sempre mettiamo credo che davanti alla frase e otteniamo credo che parlasse il presidente quando è suonato l'allarme. In questo caso potremmo avere anche stava parlando il presidente quando è suonato l'allarme e la frase diventerebbe credo che stesse parlando il presidente quando è suonato l'allarme. E un ultimo esempio in questa categoria, usiamo l'imperfetto per le descrizioni. Faceva freddo. Credo che facesse freddo. Passiamo al congiuntivo trapassato, che naturalmente è l'equivalente, almeno nelle nostre frasi, dell'indicativo trapassato. Prendiamo la frase Anna era già uscita quando le ho telefonato. In questa frase abbiamo un trapassato, era già uscita, perché abbiamo un evento nel passato, le ho telefonato, e poi abbiamo un evento ancora più passato, era già uscita. Quindi, questa è la nostra linea del tempo, qui Anna esce, qui le telefono, e siamo sempre nel passato, e qui abbiamo il presente. Ora, se mettiamo credo che o penso che davanti a questa frase, la frase diventa credo che Anna fosse già uscita quando le ho telefonato. Si tratta ovviamente di una frase abbastanza complessa che magari non usiamo tutti i giorni nel parlato. Magari si preferiscono frasi più semplici nel parlato quotidiano, nel parlato di tutti i giorni. E per esempio possiamo usare parole come forse o probabilmente. Quindi nel nostro esempio la frase diventerebbe forse Anna era già uscita quando le ho telefonato o probabilmente Anna era già uscita quando le ho telefonato. In questo modo possiamo evitare la complessità del congiuntivo trapassato. Vediamo adesso cosa succede se cambiamo il tempo del primo verbo. Nella maggior parte dei nostri esempi abbiamo usato il verbo credere e abbiamo detto credo che al presente. Mettiamolo adesso al passato. Credevo che. In genere il verbo credere al passato si usa all'imperfetto. Vediamo i vari casi. La prima combinazione, cioè imperfetto più congiuntivo presente, praticamente non esiste, non si usa quasi mai. Quindi non diciamo quasi mai credevo che sia importante. Quindi con un imperfetto, credevo, e con un congiuntivo presente, sia. È una combinazione che praticamente non si usa mai e quindi la possiamo ignorare. E possiamo dire la stessa cosa per la seconda combinazione. Imperfetto, credevo che, più congiuntivo passato, credevo che abbia finito. È una combinazione che non si usa e quindi possiamo eliminare anche questa. Ci rimangono quindi due possibilità. Imperfetto più congiuntivo imperfetto e imperfetto più congiuntivo trapassato. Torniamo un attimo alla nostra freccia del tempo. Credevo è all'imperfetto, quindi se qui c'è il presente, credevo si trova qui a un certo punto nel passato. Dopo credevo possiamo avere qualcosa che avviene più o meno nello stesso momento
o che avviene dopo, cioè nel futuro rispetto a credevo, cioè rispetto a un punto nel passato. Oppure possiamo avere qualcosa che avviene nel passato rispetto a credevo. Nel primo caso, quello cioè in cui vogliamo esprimere la contemporaneità rispetto a credevo, cioè qualcosa che avviene più o meno nello stesso momento rispetto a credevo, usiamo il congiuntivo imperfetto. Credevo che fosse stanca. Qui credevo e qui era stanca. Due azioni che avvengono più o meno allo stesso momento. Ero convinto che non lo sapesse. Anche in questo caso ero convinto, nel passato, che non lo sapesse, più o meno allo stesso tempo, più o meno quando ero convinto lui o lei non lo sapeva. Se invece vogliamo parlare di qualcosa che avviene prima rispetto a credevo, cioè se credevo è qui, vogliamo parlare di qualcosa che avviene qui, prima di questo momento, usiamo il congiuntivo trapassato. Credevo che fosse già uscita. Credevo in questo momento e lei è uscita prima di questo momento. O un altro esempio, non pensavo che glielo avessi detto. Non pensavo, in un momento nel passato, che ancora prima glielo avessi detto. Quindi in questi casi usiamo il congiuntivo trapassato perché abbiamo il verbo principale già nel passato e ci riferiamo a un evento ancora più passato. Rimane un ultimo caso, quello in cui vogliamo parlare di un evento futuro rispetto al passato, cioè da questo punto credevo che vogliamo riferirci a qualcosa che avviene qui. Qui abbiamo due possibilità, con verbi come sperare che, quindi speravo che, in genere usiamo il congiuntivo imperfetto. Speravo che tornasse prima, non voleva che io andassi via. Congiuntivo imperfetto. Con i verbi invece che abbiamo visto fin qui, quindi pensavo che, credevo che, è più comune usare il condizionale composto. Credevo che lo avrebbe fatto lui. Credevo che, siamo qui, lo avrebbe fatto a un certo punto fra questo momento e il presente. Il condizionale composto esprime quindi il futuro dal punto di vista del passato e in quest'altro video spiego appunto come usare il condizionale composto per esprimere il futuro nel passato. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!